Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la mini bag natalizia che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto lo vedete davanti a voi, può essere un po' personalizzato, vediamo adesso come. Resta comunque chiaramente indispensabile il filato. Io ho scelto il cordino Tylurex nella variante beige e oro, a richiamare proprio il Natale, e l'ho abbinato ad un uncinetto di lavorazione numero 2,5. Serviranno poi un manico. Io ho scelto una mini tracollina in resina nera con hardware dorato, forbici, ago da lana, ponticelli, marcapunti, uno scampolo di stoffa ed una rete qualora voleste decidere di andare a foderare e a rinforzare il vostro progetto, ed una mattonellina 6,5x6,5. Questa è una mini mattonella in ecopelle che avrete senz'altro visto utilizzata come mattonella per l'appunto. Nel caso del progetto di oggi stravolgerò un pochino l'utilizzo classico. Serviranno poi, qualora appunto decideste di foderare il vostro progetto, anche ago e filo. Possiamo passare ora al tutorial. Inizieremo la lavorazione dalla nostra mattonellina che fungerà da fondo borsa. Ebbene sì, questa sarà una mini bag con un fondo realizzato su una mini mattonella. Per iniziare puntiamo l'uncinetto in un punto della nostra mattonella, preferibilmente non nell'angolo, e inseriamo il nostro filato. Ci ancoriamo con una catenella e realizziamo 2 maglie basse in ogni foro. Ci spostiamo nel foro successivo. Realizziamo 2 maglie basse. Arrivati all'angolo realizziamo 3 maglie basse per girare proprio attorno allo stesso, senza tirare poi la lavorazione finale. Quindi 3 maglie basse in ognuno dei fori che costituisce l'angolo. Continuiamo per tutto il perimetro in questo modo, con 2 maglie basse in ogni foro e 3 maglie basse nel foro dell'angolo. Completiamo il giro. Ci chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo realizzato. Prima di procedere con il vero e proprio corpo borsa, dobbiamo realizzare un giro in costa retro di tutto il perimetro, accertandoci che al termine dello stesso ci risulti un numero di punti multiplo di 3. In questo caso, se avete contato come me, dovreste avere 50 punti, che non è multiplo di 3, quindi dovremmo andare ad aggiungere un punto per arrivare a 51 in una qualsiasi delle maglie. Quindi realizzate un aumento dove preferite. Qualora invece doveste avere un numero differente di punti, tramite diminuzioni o aumenti raggiungete il multiplo di 3 più vicino al numero dei vostri punti. Realizzo una catenella e inizio il mio giro di maglia bassa in costa retro. Strutturo immediatamente il mio aumento, già nella seconda. Ecco fatto, e adesso proseguo punto su punto in costa retro per tutto il perimetro. Chiudiamo il primo giro con una maglia bassissima nella prima maglia eseguita. Da qui 3 catenelle e realizziamo una maglia alta
sempre perimetrale, quindi in ogni punto che troviamo disponibile. Contate anche le 3 catenelle, dovremmo avere per l'appunto un multiplo di 3. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Ed eccoci. Iniziamo ora il vero e proprio motivo, che è costituito da 2 righe. 3 catenelle e saltiamo 3 maglie alte di base, contando come prima la maglia dalla quale partono le stesse 3 catenelle. Quindi una, allargo un pochino per farvi vedere meglio, ecco qua, 1, 2 e 3. Entriamo con una maglia bassa tra la terza e la quarta maglia, quindi non nel punto della quarta maglia, ma 1, 2, 3 tra le 2 maglie, vedete? Proprio tra i 2 punti. Si riesce a capire? Qui. Maglia bassa, 2 catenelle. E ripetiamo, saltiamo 3 maglie alte sottostanti e ci inseriamo con una maglia bassa nello spazio tra la terza e la quarta maglia alta. 1, 2, 3, qui ci andiamo ad inserire maglia bassa, 2 catenelle. Saltiamo 3 maglie, ci inseriamo nello spazio tra la terza e la quarta con una maglia bassa e 2 catenelle. Questo per tutto il giro. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima catenella di inizio giro. 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare solamente negli archetti che abbiamo creato nel giro sottostante. Vedete gli archetti che sono stati creati dalle 2 catenelle. E lavoreremo nel primo archetto 2 maglie alte che uniti alle 3 catenelle iniziali costituiscono il primo gruppo di 3 maglie alte. Ci spostiamo nell'archetto successivo filo sull'uncinetto e in questo e in tutti gli archetti del giro realizzeremo 3 maglie alte. Ci chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. A questo punto 3 catenelle, voltiamo il lavoro e replichiamo la riga numero 1, saltiamo 3 maglie alte ed entriamo nello spazio tra il primo gruppo e il secondo gruppo. A questo punto diventano più distanziati tra loro e sono facilmente intuibili gli spazi dove andare a lavorare. Con una maglia bassa entriamo nel primo spazio, 2 catenelle, spazio successivo, maglia bassa, 2 catenelle, spazio successivo, maglia bassa, 2 catenelle, spazio successivo, maglia bassa, 2 catenelle, per tutto il giro. Chiudiamo il giro con una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassissima nella prima catenella di inizio giro. Da qui 3 catenelle, voltiamo il lavoro e continuiamo esattamente come abbiamo fatto 2 righe fa, ovvero con i gruppi di 3 maglie alte realizzati negli archetti sottostanti. Filo sull'uncinetto, nel primo archetto ne realizziamo soltanto 2, in modo da averne 3 in totale, e iniziamo a spostarci. Filo sull'uncinetto, archetto successivo, 3 maglie alte. Questo è il motivo che dovremo strutturare per tutta l'altezza che desideriamo. Sarà a noi, a voi, scegliere dove fermarci. Le righe da ripetere sono sempre queste 2. Penso che non ci sia altro da aggiungere. Vediamo quanto andiamo in avanti. Vi faccio sapere quante righe ho fatto io. Piccola precisazione,
Mentre nei giri costituiti dai gruppi di 3 maglie alte andiamo a lavorare fino all'ultimo archetto disponibile per poi chiuderci con la maglia bassissima nella terza catenella del giro sottostante, nei giri che invece vanno strutturati con la maglia bassa e le 2 catenelle tra i gruppi delle 3 maglie alte sottostanti, dobbiamo saltare l'ultimo spazio. Cosa vuol dire? Vi faccio vedere meglio in modo da non lasciare spazio a dubbi, perché in corso d'opera mi sono accorta che ci si potrebbe confondere, quindi preferisco puntualizzare. Stiamo realizzando il giro costituito dalla maglia bassa e le 2 catenelle tra i gruppi di 3 maglie alte. Quindi ora vado a realizzare la mia maglia bassa, 2 catenelle, vedete che qui inizia il giro e qui sotto io ho in effetti un altro spazio dove lavorare, ma nel caso appunto della chiusura del giro lo ignoro e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella prima catenella. In questo modo, da qui riparto con le 3 catenelle e lavoro come ho spiegato finora. Spero di esservi stata ancora più utile. Mi sono alzata per circa 24 cm. Ho voluto allungare un pochino il corpo borsa perché vorrei far entrare almeno il telefono. Poi nello spazio che rimane sicuramente riusciremo a inserire qualche carta. L'indispensabile resta comunque una mini bag, non dimentichiamolo. Quindi arrivati all'ultimo punto, eccomi qua, mi chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella, realizzo una catenella, volto il lavoro e strutturo un giro perimetrale a punto basso, punto su punto, giusto per dare una rifinitura ulteriore al mio corpo borsa. Ci chiudiamo nella prima catenella con una maglia bassissima, catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nascosti i fili ci occupiamo della rete. Tagliamo uno scampolo che sia alto quanto il corpo borsa, io ho lasciato anche un paio di centimetri in meno perché poi ci sarà il momento dell'arricciatura che necessita di una bella elasticità di filato. La mia altezza in questo caso misura 15 e sono andata a ritagliare una lunghezza che corrispondesse al perimetro del mio fondo. 6,5 per 4 lati fa 26 e 26 cm ho ritagliato. Ogni 6 cm e mezzo faccio una piega sulla mia rete, ottenendo il mio bel quadrato. Vado a posizionare la rete, stringendola naturalmente un pochino, all'interno del mio corpo borsa. Espando e con qualche punto di cordino ed ago vado a fissarla alla mia lavorazione. La stessa cosa facciamo nella parte inferiore. Prendiamo ovviamente la rete col nostro filo e mettiamo qualche punto. Ho messo 4 punti in cima e 4 punti alla base per fissare quanto più possibile la rete alla lavorazione. Adesso dobbiamo andare a piazzare i nostri ponticelli. Ovviamente la mia rete termina non al termine del corpo borsa e quindi questo sarà lo specchio dove io andrò a intervenire. Mi vado ad inserire con il mio ponticello all'incirca al centro del laterale che ho stabilito. Quindi direi che più o meno a questa altezza, vedete, andando poi a ricalcare un pochino la forma del quadrato, ci troviamo decisamente al centro. Io vado ad inserire il mio ponticello e lo stesso faccio dal lato opposto.
Ora che abbiamo inserito anche i ponticelli che vanno ad abbracciare la rete e il corpo borsa, ci occupiamo della fodera. Vi spiego brevemente come arrivare a calcolare la misura dello scampolo da tagliare. Io parto sempre dal fondo. In questo caso abbiamo detto di avere una mattonellina di 6,5 cm. Quindi cosa faremo? Andremo a quadruplicare questa misura in modo da ricavare il perimetro e riporteremo questa misura nel nostro scampolino di stoffa. Ora, chiaramente questo è preso ad esempio. 6,5 per 4 fa 26. Quindi adesso noi taglieremo uno scampolo di stoffa della lunghezza di 26 cm. Per quanto riguarda l'altezza sarà a vostra discrezione. Cosa vuol dire? Possiamo andare sia a raggiungere tutto il nostro corpo borsa in modo che poi quando andremo a chiuderlo si intraveda la fodera, vedete, anche alle estremità superiori, oppure fermarci prima e lasciare che tutto il cordino emerga nel suo splendore appunto nella parte superiore. Io ho scelto questa seconda opzione, quindi il mio scampolo di stoffa si fermerà più o meno all'altezza della chiusura, anzi, per essere più precisi, all'altezza della rete. Vedete, ora io devo ancora nascondere bene i fili, non so se si riesce a vedere, la mia rete si ferma in questo punto. Salirò di un altro mezzo centimetro con la mia stoffa. Ho misurato la mia altezza che è di 21 cm, quindi andrò a ritagliare uno scampolo 26 x 21. Una volta tagliata la nostra stoffa la andremo a ripiegare in questo modo ed effettueremo due cuciture, una lungo il lato aperto naturalmente ad unire il lato lungo e una nel lato corto a creare una sorta di sacchettino. Successivamente andremo a pizzicare le estremità fino a creare un triangolino che arrivi come massima ampiezza a 6,5 cm. Da qui tracciamo una piccola riga e andiamo ad effettuare ulteriori due cuciture. In questo modo creeremo un fondo esattamente ampio come la nostra mattonellina. Come sempre mi porto avanti ed ecco la mia fodera assemblata. Ora non mi resta che inserirla nel mio corpo borsa e andare ad incorporarla alla lavorazione con ago e filo. Per aiutarmi ho risvoltato un attimo il mio corpo borsa e ora vado a risvoltare anche la mia fodera. La applico al corpo borsa e la vado a fissare con delle mollettine lungo tutto il perimetro. Procedo ora alla cucitura, vi faccio vedere i primi due passaggi, ma in ogni mio video troverete senz'altro la tecnica. In questo caso ho risvoltato, quindi mi raccomando non andiamo a prendere anche la parte esterna del corpo borsa, limitiamoci solamente alla parte più interna. Con il mio ago mi vado ad inserire in una porzione di cordino. Attraverso il cordino lateralmente, quindi non vado a perforarlo perpendicolarmente, e mi inserisco nel risvoltino della stoffa sempre attraversandolo lateralmente. Proseguo in questo modo per tutto il perimetro, quindi mi sposto un pochino e prendo di nuovo il cordino attraversandolo lateralmente. Mi riporto sulla stoffa ed eseguo la stessa operazione. Procedo appunto per tutto il perimetro. E siamo addirittura di arrivo. Ripristino la dimensione originale della mia borsa e vado a realizzare con il cordino di lavorazione una catenella lunga un pochino più del perimetro della mia borsettina. Vedete? Deve essere sufficientemente lunga per andare a stringere in cima e fare in modo che avanzi un pezzettino appunto di chiusura per fare un fiocchetto. Io ho voluto esagerare ed ho realizzato una piccola catenella anche in nero per andare poi a spezzare appunto il nostro colore principale. Ovviamente sta a voi stabilire
come volete procedere. In questo modo rimaniamo molto sul ton sur ton, mentre invece con il nero chiaramente un pochino spezziamo. Andiamo ad applicare con l'ago da lana la nostra chiusura nei forellini creati dallo spazio delle 2 catenelle appena sopra a dove termina la nostra rete con la fodera. Ed ecco il nostro sacchettino. Non ci resta che andare ad applicare con i moschettoni la nostra tracollina o manico, quello che avete scelto, e la pochette è pronta. Senza dubbio una pochette molto originale. Cosa ne pensate? Vi mostro anche la variante con la chiusura nera, vedete, va a riprendere un pochino appunto il nostro manico, e quindi abbiamo varie tipologie di mini bag. In questo caso basterà semplicemente andare a cambiare poi il cordoncino di chiusura. È un progettino molto particolare, non vedo l'ora di indossare la mia mini bag per le feste. Andiamo ad aprire, vediamo come si presenta una volta terminata. Una mini bag di tutto rispetto, rimane comunque molto maneggevole, ci entra tranquillamente sia il cellulare che anche un mazzo di chiavi, un piccolo portamonete, tutto quello che ci può servire di indispensabile per le nostre serate festose. Spero di esservi stata utile e spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.